Ignote creature del cielo e della terra, donate a questo corpo una vita immortale, finalmente libero dagli affanni di un'esistenza ai margini, spettatore terminale di un incubo mondo che avanza verso il baratro a passi di cicada. E voi, uomini e donne, disegnate con noi un nuovo universo. Avanti! Disegnate con noi un nuovo universo. Prendiamo per mano la natura e il suo mondo invisibile. E molto presto giocheremo con le sue ombre. Vita! Vieni avanti, figlio del tuo. Vieni qui. Sei vivo! Vai! Vai!
non c'è la salvezza. Quitting my day job and starting my life as a writer was a tremendous risk. It was a probably shot in the dark. But anything of any value in our lives, whether that be a career, a work of art, a relationship, will always start with such a leap. And in order to be able to make it, you have to put aside the fear of failing and the desire of succeeding. You have to do these things completely pure, without fear, without desire. Because things that we do without lust of result are the purest actions that we shall ever take. I originally, having illusions of adequacy as an artist, had both drawn and written some strips for one of the music papers and for a local paper. After a couple of years, I'd realised that I could not draw well enough or fast enough to make any career in this. And so I started to look into the possibilities of actually writing comic strips for other people to draw. This had landed me a couple of early jobs at places like 2000 AD and the British Doctor Who Monthly and Weekly that were published around that time. On and off craft, doing very short stories, 34 pages each, which is an excellent way to learn writing with accent. Progressed to doing a couple of series where I've got a little more say in the nature of the material and was able to take more chances, to be a bit more experimental. And these started to win awards in Britain, which impressed the Americans no end. The Americans tend to think that every award is an Oscar and didn't realise that the comic industry awards are all voted for by 30 people in anoraks with dreadful social lives. And so, as far as they were concerned, if I was an award winner, I was an English genius. And so they brain drained me to America and set me to work working on DC Comics' Swamp Thing which caused a bit of a stir and at least made DC trust me enough to give me other projects, again allowing me more or less to write whatever I felt like writing. This led to Watchmen in the middle 80s, and that was one of the books that was responsible for the ridiculous blizzard of publicity that comic books or graphic novels, as somebody in a marketing department had decided by then that they should be called, became popular. I got into the swing of my writing career in the very early 1980s, which was a very overcast time politically. Most of the liberal world was watching in horror at the inexorable rise of the Reagan-Thatcher right-wing buck-money television. At the same time, we had elements of fascism starting to make themselves prevalent upon the streets of Britain with the rise of the National Front. And all in all, things were looking fairly bleak. I decided that if I wanted to write about this grim present, the best way to do it was in the form of a story set in the future, which is by no means a new trope. Most dystopian science fiction is not actually about the future, it is about the times in which it was written. And the script that I came up with, V for Vendetta, was no exception. This was set in what at the time seemed an unreasonably distant period in the future, which was 1997. And Britain had been taken over by a coalition of fascist groups with very
very romantic anarchist adventurer set in opposition against that. To get over the idea of fascism, I needed some symbol that would convince the readers that they were looking at a fascist police state. The thing that I finally settled upon was the idea of security cameras mounted upon every street corner and watching every move. I figured, yeah, that looks pretty much like fascism. And the readers were equally impressed, and apparently so government figures who must have been reading at that time decided that security cameras at every street corner of the metropolis was indeed just what we needed for the life of the 1090s. Good evening, London. It's 9 o'clock, and this is the Voice of Spain, broadcasting on 675 and 285 in Camillo way. It is the 5th of the 11th, 1997. The people of London are advised that the Brixton and Streatham areas are quarantine zones as of today. It is suggested that these areas be avoided for reasons of health and safety. Police related 17 homes in the Birmingham area early this morning, uncovering what is believed to be a major terrorist ring. 20 people, 8 of them women, are currently in detention awaiting trial. Queen Dana today appears at the opening of New Waste Reclamation Site in Shakespeare. This is the Queen's first public appearance since her 16th birthday in June. The Queen was wearing a suit of peach silk, draped specially for the occasion by the royal couturier. Non so quale mano possa vagare su queste pagine, aprire questo libro maledetto ed essere tentato a perlustrare i suoi fogli e ricolini di orrore. Prego solo che tu possieda una tempra più robusta della mia, tanto robusta da seguire questo movimento e da agire. Sii cauto. Se ancora possiedi i lumi della ragione, brucialo. Brucia questo libro e tutto ciò che contiene, che questi segreti sepolcrali siano perduti per sempre. Devi sapere che io non sono un uomo facile all'isteria, o perlomeno non lo ero. Ero un uomo di lettere, dedito allo studio tranquillo e negli ultimi anni alla semisolitudine, concedendomi una corrispondenza quasi perpetua con colleghi conosciuti tanti anni prima, quando la mia costituzione aveva una tempra più robusta e non mi erano ignoti i viaggi più oscuri. Urca! Ma non dovrei dirti queste cose, perché se tu mi credessi pazzo forse continueresti a leggere serenamente questo volume, e ciò non deve succedere. Imploro, considera le mie parole
parole quelle di un uomo esperto, forse limitato sì, ma profondo, oh quanto profondo, e senza uguali nel quadro della comprensione degli uomini. Ascoltami, quando ti dico, quando ti grido che questo libro è nefasto, questi spettacoli, questa fantasmagoria mai osservata da uomo rimasto sano di mente, sono l'unica possibile destinazione per chi fa scorrere i propri occhi su queste pagine. Zwing! E sono io che posso dire questo. Perché questa per me non è pura congettura, ma un'orrenda e indiscutibile verità. È stata la mia mano tremante, l'ultima a reggere questo libro. Sono stati i miei occhi a leggerlo contro la mia volontà e a proseguire fino alla fine. E questa è stata la mia rovina. Tremenda, fatale curiosità. La curiosità è sempre al cuore di ogni disfatta. E la morte è sempre pronta a seguirla con un sorriso. Avverto che il mio tempo è ormai quasi giunto. Le pareti stanno sbraitando e le ombre negli angoli dileggiano il chiarore della luna gibbosa di questa sera. Io pregherei, se ancora credessi che questa azione potesse servire a qualcosa, pregherei perché il libro si perda qui, in questo laboratorio tenebroso, perché nessun occhio ancora umano lo veda mai più. Ma temo, io ancora peggio, so che una fortuna simile non risplenderà mai sulla nostra terra. C'è una brughiera sotto la collina su cui si erge questa casa, e persino le mie orecchie, ormai anziane, percepiscono provenire da essa un levarsi di voci, l'urlo rauco di una folla in tumulto di un genere che tu non hai mai visto, non per dimensioni bensì per natura, ed essi intendono uccidermi o forse anche peggio. Ti imploro ancora una volta, se non hai già scagliato via questo libro, via, buttalo via, le tue mani ficano in canzone infuocato e hai sotto noi la criticità. Indica lo spazio concettuale, che resta intorno a un concetto positivo alla classe di ciò che è il più grande del pensiero, di ciò che è il pensiero. Vale per tante cose, non solo per la teoria delle anomalie, ma per tutto ciò che è concepibile solo Io non sono più lo stesso. oggi conosco. Per le risonanze, per le implicazioni, per cose per già la mia sfiora. Ho scoperto che quando vedo passare una bella donna, dentro di me si scatena un'emozione, come se vedessi Dio in persona. Quello che passo per me, uscire di te, per guardarla Sotto le cosenza fiate. Una forza che definisce, che fornisce significato al suo contenitore. Come un linguaggio. non posso fare altro che Parte del mondo nasconde lo spirito intruso che marcano una soglia e danno un senso. Come ho fatto a dimenticare? nascondono le camere d'albergo, donne assolutamente non spettacolo. E ciò che si può scoprire Mentre immense antiche strutture grammaticali cadono al loro posto. io non resisto. L'alcol non è una droga. Non esiste droga tanto potente nell'alterare l'alcol è una lingua. Una sintassi. A volte è pure esagerato. Non riuscivo a dire il mio desiderio.
portice infinito. E siamo in portice infinito. Meravigliosi, lascio la presa. Venite con noi!